Buongiorno cari amici di Fungomagia, eccoci qua arrivati nel bosco e ora vediamo di riuscire a trovare qualche marzuolo. La speranza è tanta, chiaramente, dopo le ultime due uscite che sono state veramente ricche e generose, soprattutto l'ultima che veramente in 2 ore e mezzo ho fatto un bel quantitativo di funghi, soprattutto dopo più di un anno ho trovato una nuova fungaia e questo veramente mi fa piacere perché sono funghi difficili dove comunque per trovare una fungaia magari passa anche più di un anno di ricerca. Quindi ora ci dedichiamo alla ricerca nella speranza che la dea bendata, come dico sempre, ci porta tanta fortuna. Dai, seguitemi e accompagnatemi in questa caccia al dormiente. Ho fatto la prima posta, non c'era nulla e adesso finalmente mi si presentano davanti dei marzuoli. Ho intravisto 2 macchie scure che sembrano veramente delle piccole pietre d'ardesia. Vediamo sotto, scoprendo le foglie, cosa troviamo, se c'è qualche bella famiglia, ce lo auguriamo. Allora, ragazzi, qua intravedo questi marzuoli qui, però secondo me sotto potremmo trovare delle sorprese. In effetti è così. Eccoli qua i nostri mazzoletti. Ricordiamoci sempre, mi raccomando, non finisco mai di dirlo, di non raspare con bastoni, rastrelli, non scavate perché non serve. Basta avere un bel colpo d'occhio. Quando abbiamo trovato i nostri marzuoli, con la mano tastate così e sentite i rigonfi sotto. In quel caso aprite e poi riposizionate le foglie. Raccogliamo un pochino questi marzuoli che sono veramente spettacolari. Una bella famigliola. Ripeto, per chi non lo sapesse, comunque io tolgo anche i piccoli, ma semplicemente perché una volta, diciamo, interrotto il collegamento delle ife che portavano allo sviluppo dei nostri funghi, anche quello piccolo che io potrei lasciare sicuramente non andrebbe avanti, quindi seccherebbe, appassirebbe e rimarrebbe lì sotto. Quindi lo raccolgo. Se io dovessi lasciare dei piccoli, dovrebbero essere separati da quelli grandi. Allora in quel caso lì li potrei anche lasciare in maniera che poi possano ricrescere, ok? Chiudiamo sempre bene perché è giusto lasciare come abbiamo trovato. Ecco qui i nostri bambini, i primi. Speriamo che portino fortuna. Un bel bimbo aperto e qui sotto ce n'è un altro. Vediamo un pochino. Eccoli qui, questi marzolotti. Coppiolina, ragazzi, coppiolina. Allora, sono tornato sulla prima fungaia, quella già di dove avevo trovato un po' di tempo fa i primi marzuoli, ma vedo che qua i marzuoli sembra che, essendo già aperti così, siano già a capolinea, nel senso che questa fungaia qui ormai ha dato, anche perché le fungaie non sono eterne, quindi purtroppo dobbiamo cercare di raccogliere quello che riusciamo ancora a trovare. Vediamo un pochino lì che c'è, vedo un gonfietto, ma no, non c'è niente, è solo questo qui. Marzuoletto. Allora,
sto faticando, devo dire la verità, sto faticando, ma chiaramente non demordo, perché comunque l'esperienza mi ha sempre insegnato che nell'arco di un'ora, cambiando zone, cambiando spot, la raccolta può essere capovolta totalmente. Da una giornata pessima si può passare semplicemente a una mega giornata da ricordare. Quindi non demordo. Ora ho trovato un altro marzuolo, non sono semplici, anche perché secondo me qua dove li ho trovati le 2 volte scorse stanno ormai giungendo a capolinea, e quindi dovrò sicuramente salire di quota. Dovrò salire di quota perché qua intorno ai 900-1000 metri sul livello del mare diciamo, le nascite stanno piano piano sparendo. Quindi ora vi faccio vedere il marzuolo che ho trovato qui davanti e incrociamo le dita di trovare qualcos'altro, che non è facile oggi. Vedete? Ragazzi, che fatica, finalmente ne ho trovato uno. Piano piano, non demordo, perché comunque la mattinata è lunga e quindi le speranze non muoiono mai. Vi mostro subito questo marzuolo che non è coperto, è scoperto, probabilmente qualche capriolo, qualche daino, scalciando, perché adesso è il periodo degli amori, tant'è vero che c'è il bosco che è ribaltato, quindi è anche più difficile vederli, perché quando c'è tutta la foglia sottosopra, ahimè, scorgere questo fungo pietra, questo fungo che si nasconde, veramente si assomiglia a un sasso, e qua in Liguria sassi scuri, visto il punto in cui ci troviamo è pieno di questi sassi, quindi può essere confuso, quindi ti fa andare gli occhi in fico. Vi faccio vedere subito questo fungo qua. Come dicevo, è tutto sottosopra, tutto raspato. Allora, il marzuolo che abbiamo trovato è questo. Vedete qui sotto nascosto nella foglia ce n'è un altro. Vedete che bello. Però mamma mia oggi. Forse se viene una burrascata magari la foglia si schiaccia e qualche fungo esce fuori. Ecco qua. Ragazzi, scusate il mio parlare così, ma non voglio fare il maestrino, perché io non mi sento un maestrino, però ho 59 anni e da quando avevo 8 anni che vado a funghi, che sono figlio di fungaioli, e quindi dopo 50 anni, anche se non sono un micologo, mi sono appassionato talmente tanto a questa veramente fantastica, ripeto, passione, che mi piace studiare, andare oltre della raccolta. Quindi questo mi ha aiutato poi a trovare comunque altre specie. Vedete? Guardate qua, ho appena schiacciato un fungo, vedete? Quando dico che non si vedono, ecco qui, guardate, qua ne ho schiacciato uno. Perché? Perché è coperto da tutte queste foglie qui, capite? Guarda qui, raccogliamo queste. Dicevo, non voglio fare il maestrino, però non sono un omertoso. Quindi quello che io ho imparato frequentando i boschi praticamente 365 giorni all'anno, io lo regalo con piacere. Quindi saltate anche dei passaggi, consigli che a me nessuno ha dato, l'ho dovuti sperimentare io sul campo. Lo so che a tutti quanti piace la pappa pronta e essere già lì a raccogliere, però andare per funghi è anche sperimentare, è anche ricerca, è anche esplorazione, scoperte di fungaie nuove, di funghi nuovi. Cioè, il bello
di questa passione è proprio quello, non è pronto? Sta nascendo? Sì, arrivo. Cioè non funziona così, allora andate al mercato e ve ne andate a comprare che fate prima. Quindi non funziona così, lo so. Ora tutti si approcciano a queste applicazioni che ti dicono vai là che nascono i funghi, vai qua, sta nascendo lì, ti do anche il punto GPS. È bella, bella così. Ma bisogna cercarli i funghi, bisogna studiarci, seguire i pluviometri, vedere dove piove, contare i giorni, controllare se c'è vento, se ci sono sbalzi termici tra giorno e notte, se ci sono condizioni avverse, che tipo di pioggia è venuta. Insomma, ci sono 1000 fattori da tenere in considerazione. Questo serve per poter trovare costantemente le varie specie di funghi. Ora ho fatto questo pippotto, vi faccio vedere dei marzuoli che ho trovato proprio qui sotto ai miei piedi adesso, ora, mentre vi parlavo. E dopo il pippotto, ecco qua. Allora, qui c'è. Sono 2 marzuoli, vedete? Poi apriamo, qui ci sono altri marzuoli, vedete come alzo si sollevano. Vi direi che ci sia qualcos'altro, perché no, non c'è niente, vedete a volte si alza la foglia, si tocca con la mano, se no facciamo come prima, che poi ne schiacciamo qualcuno. Ecco qui. Ecco qui. Ma qual è migliore come risultato nella ricerca? Questo è il premio, vedete? I tronchi fanno sempre diga, ragazzi. Quando fanno diga, sia sopra che sotto portano umidità. Tant'è vero che qui sotto vedo un rigonfio, però, ripeto, non so, magari non c'è niente, però invece sì. Vedete, guardate questi qui che livrea che ha la cuticola, bianco perché non ha ancora preso luce, era completamente coperto, c'era solo rigonfio sopra. Guardate ma che belli massicci, ragazzi, che belli massicci, fantastici. Lì è dove ho coperto, vedete, qui c'è sempre il tronco e io me ne stavo andando, poi mi scorgo questo, guardo, vedete qui, guardate, si intravedono proprio, solo che se voi correte, per esempio, di questi non ne vedete mai uno, a meno che non sia un fungo delle dimensioni di una bistecca che sia fuori, allora vabbè, allora quella, uno che ha un buon colpo d'occhio la vede anche camminando rapidamente, però insomma è una ricerca lenta, dovete andare piano, tanto è vero che per fare 50 metri quadri dovete andare avanti e indietro, piano piano. Lo so che è una ricerca che non è così diciamo di sprint, però è così che va fatta, perché se no ce li lasciate tutti, specialmente quando c'è il bosco con le foglie sollevate a causa dei caprioli, dai, in amore. Allora mi sto inerpicando, mi sono dovuto spostare perché lì veramente era impossibile, c'era troppo ribaltamento di foglie e quindi i funghi coperti rischiavo veramente di schiacciarli tutti, quindi ho optato per cambiare fungaia, mi sono spostato e ora finalmente salendo ho trovato il primo marzuolo di questa nuova posta, ve lo mostro subito. Ecco qua, vi mostro il primo bambino, vedete, mischiato con la terra, filate delicatamente un dito cercando la base del fungo, ecco qui, lo sollevate, poi ricoprite, guardate qua, bello massiccio, tra l'altro, un marzuolo massiccio. Chissà che porti fortuna, cambiare zona. Altra indicazione, faggio, muschio, come vi ho già detto l'altra volta, perché sono sponde a nord, sponde umide, radici, vedete le radici ramificate, vediamo se cambiando
vedete? Qui in mezzo alle radici, vedete cosa c'è? In mezzo alle pietre scure, vedete? C'è il marzuolo. E anche una lumachina che se lo stava mangiando. Malefico. Vabbè, c'è rimasto il cappello, sano, ma c'è rimasto il cappello. Poi tocchiamo con le mani, niente, e andiamo avanti. Pietra. Wow. Qui c'è un punto un po' più scosceso, però ho visto l'oscuro di un mazzuolo. Ok, scusate l'inquadratura, ma ragazzi li devo anche tenere. 2 bastoni, la retina per fortuna ce l'ha al collo. Molti mi chiedono come mai utilizzo la retina, ma utilizzo la retina quando mi devo fare piccoli spot, piccoli spostamenti, e quindi utilizzo questo per comodità. Poi chiaramente scarico nella cesta. Funghi sempre più difficili, ragazzi. Ragazzi, che salita, mamma mia. Finalmente arrivo qui dove c'è questo tratto di muschio e l'occhio mi cade proprio qua, in questa piccola apertura dove intravedo un marzuolo, ragazzi. Guarda come spicca nel verde del muschio, spettacolo. Ora do un'occhiata che non ce ne sia qualcuno qua in giro. Vediamo. Allora, stavo scendendo giù di qua, passo dietro questo faggio, vedo un rigonfio qua. Poi mi soffermo e guardo e vedo qualcosa qua. Ma smuovo appena appena qui sotto e ora vi faccio vedere cosa c'è. Ecco perché vi dico che a volte sono funghi veramente complicati, perché non li vediamo. Magari chissà quanti funghi siamo passati vicini e non ce ne siamo neanche magari resi conto. Guardate qua, vicino al muschio, chiaramente, vicino all'albero col muschio. Poi non dite che non vi do, questo è marcio, lo lasciamo, questo andiamo alla base, sempre, ok, anche se si è spezzato, peccato, va bene, ok, non c'è problema, torna tutta madre natura. Allora, vediamo un pochino allora di trovare quello che è coperto qui, ok, guardate che meraviglia, ragazzi, stupendi, ragazzi, stupendi. Poi qua vedo qualcosa, questo ho rischiato anche di schiacciarlo perché sono passato proprio lì vicino. Andiamo a vedere quest'altra situazione. Anche questo è venuto via, il gambo è rimasto lì. Ok, direi che è andata bene, dai. Belli ragazzi, sudati, ma quando scopri fungaie nuove, spalle nuove, dove puoi trovare una fungaia, ti riempie il cuore, anche perché poi è sempre come se vuoi in casa, che ne so, c'è in una stanza una libreria e dove voi ogni volta mettete un libro nuovo. Ecco fatto. Qui avere le fungaie ogni volta è metterne una in saccoccia, poi però bisogna ricordarsela, senza il GPS, se no poi rischiate che se perde il segnale vi perdete. Dai, andiamo avanti. Direi che è abbastanza ripido, ragazzi. Canalotti d'acqua,
è questo che dobbiamo cercare qui. Una pietra. Ci ingannano ragazzi, ci ingannano sti funghi. Il fungo pietra si nasconde, vedete, colorazione, diciamo rigonfio. Cosa c'è qua? Vediamo un po'. Che belli i nostri funghi pietra, i nostri che gambo ragazzi, sto qui, che ceppo, questa è una bella storia. Qui cosa sto con un fiore qua? Ci sono ragazzi, ci sono. Qua cosa c'è? Un gambo. È nato al contrario ragazzi. È nato al contrario sto qui ragazzi. E qui guardate la foglia, guardate che meraviglia, vedete, là c'era una pietra e qui sono le vere pietre ragazzi, belle, meraviglia. Ragazzi, ho trovato dei marzuoli, una bella famiglia, ve la voglio fare vedere perché sono veramente entusiasta, mi sembrano anche di bella pezzatura, non lo so. Comunque secondo me sarà una bella famiglia da poterci fare anche una foto per la nostra copertina di questo fantastico video. Dai, ecco qui. Delicatamente. Ragazzi, mi sto meravigliando perché li sto trovando nel misto, c'è faggio e qualche castagno. Presumo comunque che comandi sempre il discorso del faggio, Guardate, facciamo la bella foto, va. Distacchiamo. No, si è sfibrato, l'umidità, sono già maturi, quindi l'umidità li sfibra. Guardate qui che meraviglia, mamma mia che roba, guardate che bisteccone, peccato che si è sfibrato il gambo, peccato, vabbè comunque, tanta roba. Ragazzi, era partita con difficoltà, poi spostandomi e andando a vedere altre fungaie, devo dire che ne ho scoperto un altro intanto che mi ha fatto veramente piacere, però vedo che comunque piano piano i frutti escono. Questa battuta sta diventando veramente interessante e devo dire che sto trovando zone nuove e un po' qui un po' là, diciamo, trovo dei bei marzuoli. Ora mi se ne è presentato uno, che forse saranno anche due perché da rigonfio potrebbe anche esserlo, ve lo mostro subito. Ecco, ho visto questo grigio qui, naturalmente, ma come dicevo prima, poteva essere uno, ma in realtà sono 4. Una bella foto, che dite? Sì, ne vale la pena, dai. Guardate qui che bellezza ragazzi, stupendo, veramente stupende, raccolte stupende.
Allora ragazzi, ho intravisto un rigonfio che secondo me è un bisteccone, anche perché ne esce un pezzo fuori e le dimensioni sono veramente notevoli. Guardiamo sto big monster massiccio. Guardate qui che spettacolo. Guardate qui. Guardate qui. Allora. Guardate che gambo ragazzi, vedete che gambo che ha. No, qui bisogna farci la foto perché è un peccato, se no. Che le dite? Ce la facciamo? Poi rimettiamo tutto a posto, le foglie. Sì, facciamo una bella foto, va. Oh. Tanto chiudiamo di nuovo tutto qui, così non è passato nessuno. Ma guardate qui che roba, mamma mia, ma guardate qui guardate qui che roba, ma non ci credo, mostruoso, duetti di marzuolo, e poi bello massiccio, ragazzi, che spettacolo. Allora, l'altra volta, se vi ricordate, avevo trovato qualcosa qui da questo tronco qua, no? E ora vedo un rigonfio lì in mezzo e anche uno là da quella pietra. Allora vado a vedere cosa c'è. Secondo me, non sbaglio, ci sono. Secondo me non sbaglio e ci sono. Vediamo un po'. Vediamo un pochino qua. Questo rigonfio. Sì, non ho sbagliato. Ok, ragazzi, che belli questi qui, ragazzi, sono ancora coperti, sono bianchi. Sì, belle soddisfazioni, ragazzi. Ci facciamo una bella foto, poi andiamo a vedere anche gli altri, Caviamo. Che bella coppioletta, guardate, sono staccati, peccato. Io sono proprio di nascita, Guardate qui, la miglior fungaiola del bosco. Lo vedete cos'è? Sapete cos'è questa qui? È una limaccia. A Genova le chiamiamo lumache bose, lumasse bose. Sono le nostre lumache senza guscio, che sono i divoratori dei funghi numero 1. Ecco qua, andiamo a vedere l'altro rigonfio, ma direi che anche qua surprise, sì, tra i più piccolini, però ci sono. Stavo salendo, salgo, a un certo punto l'occhio si picchia su delle lamelle del nostro marzuolo, che è alla base di questi due faggetti. Guardate le lamelle, le vedete? Vedete quelle lamelle? E sotto troviamo il nostro marzuolo, in solitario, però un bel marzuolo, ragazzi. Che belli, ragazzi, bellissimi. Vedete l'imenoforo lamellato, colore grigio biancastro, cinereo, che in base alla luce può tornare grigio. Comunque, se ne volete sapere di più, ragazzi, basta che andate sulle playlist, c'è la playlist proprio dei dormienti, e dove in ogni video dico un qualcosa che vi può essere utile per la ricerca di questa specie fantastica. Ok? Mamma mia, ragazzi, ho intravisto qualcosa dietro questo faggio che ho davanti. Sono tutti scuri, è un gruppetto, una famiglia di marzuoli. Andiamoli a vedere. E quest'albero chiaramente anche sempre stessa storia. Muschio alla base, importantissimo. Guardate qua, in mezzo alla foglia, quasi invisibili, ragazzi, quasi invisibili. Mamma mia, guardate che meraviglia. Che bel grappoletto,
Mamma mia, che bel grappoletto, ragazzi. Guardate qui. Fantastico. Bellissimo. Ecco. Allora, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video. Andando via mi sono trovato una zona idonea per poter fare la chiusura di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Chiaramente non ho ripreso tutti i funghi, anche perché sennò veramente già mi dite che faccio dei video lunghi, arrivare alla fine sarebbe stata veramente incredibile. L'ho voluti contare, stavolta è andata veramente ancora meglio delle altre due uscite. Ci sono i buoni propositi che migliori sempre di più, sempre se mantiene questo tempo qua, questo clima. Sono usciti 141 pezzi, sono veramente felice, ora ve li mostro subito. Allora, come vedete l'ho messi tutti qua su un tavolone da picnic, veramente belli ragazzi, guardate qui, fantastici, guardate che bella raccolta. Veramente sono rimasto veramente contento. Anche stavolta qui ho trovato una posta nuova, roba piccola, roba media, roba un po' più grande. Ho trovato anche quel bisteccone là che vi ho mostrato prima, e che dire, sono veramente felice e soddisfatto di questa nuova uscita, la terza uscita del 2026. Dimenticavo, oggi è il 1° di marzo del 2026, quindi è andata veramente bene. Bene, come posso concludere con questo ben di Dio che ho alle spalle, veramente spettacolari? Sono veramente felice e speriamo che continui così. Questo 2026 sembra che sia partito al meglio, non voglio guffarmela. Ieri ho voluto fare un giretto a vedere se erano partite le verpe, ma le verpe ancora presto, che fanno parte delle morchellacee, perché le piante ancora non sono fiorite, la vegetazione ancora è veramente spenta, quindi proprio periodo da marzoli. Quindi direi che al prossimo giro dovremo comunque alzarci leggermente, perché mi sono leggermente alzato di quota e devo dire che ho trovato veramente dei bei marzuoli. Quindi i presupposti ancora per 2-3 settimane, anzi per tutto marzo, direi che salendo di quota poi potremo godere di altre belle raccolte. Vedrò di fare un video sulla ricetta, perché molti di voi vedo che nei commenti mi chiedono come cucinarli, e niente, le info ve le darò chiaramente qua nel canale. Che dire, se vi è piaciuto il video un bel like, condividetelo, e per chi non l'avesse ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi vi costa veramente un click, vi guardate un po' di video e di lì magari diventeremo amici e farete parte della grande famiglia di Fungomagia. Grazie ancora per avermi tenuto compagnia in questa avventura, vi abbraccio tutti quanti, ciao dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinetto.